Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. Con oggi inizia una serie di video dedicati alle funzioni di testo, strumenti fondamentali per chi lavora con dati, nomi, codici o qualsiasi tipo di informazione testuale. Analizzeremo quasi una trentina di funzioni, iniziando da quelle classiche fino ad arrivare alle ultime uscite, e impareremo così a compiere un sacco di azioni, come ad esempio modificare, estrarre, unire, dividere, pulire, trovare o formattare un testo a seconda delle nostre necessità. Nel video di oggi trattiamo la sintassi delle tre funzioni maiusc, minusc, maiusc.iniz che permettono di modificare un testo. Per comprendere al meglio la sintassi di queste tre funzioni, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! In una scuola si organizzano alcuni corsi pomeridiani per le classi prime e la segreteria chiede ai rappresentanti di ciascuna classe di raccogliere gli elenchi degli studenti interessati. Purtroppo, gli elenchi forniti non presentano una formattazione omogenea e la segreteria deve assemblarli per creare i registri. Come può fare? Questo è un tipico esempio in cui vengono estratti i dati da database differenti. Ad esempio, il primo elenco è tutto maiuscolo, il secondo è tutto minuscolo, il terzo ha le iniziali maiuscole e il quarto invece è tutto sformattato. Innanzitutto la segretaria dovrà copiare i dati presenti in ciascun elenco, CTRL-C e incollare solo i valori nella prima colonna della tabella. Può anche farlo in maniera più veloce in questo modo. Seleziona l'elenco, CTRL-C, seleziona la prima cella vuota, CTRL maiuscolo V, CTRL-C, CTRL maiuscolo V, CTRL-C, CTRL maiuscolo V. CTRL maiuscolo V è lo shortcut oppure la combinazione di tasti di scelta rapida per incollare solamente i valori. A questo punto sarebbe opportuno riordinare l'elenco. Tasto destro, ordina, ordina dalla A alla Z. Continuare con la selezione corrente, ordina. Ora che i nomi sono in ordine alfabetico, possiamo formattarli in maniera omogenea. Se vogliamo un elenco maiuscolo, possiamo utilizzare la funzione maiusc di Excel. La sua sintassi è molto semplice, è sufficiente digitare uguale maiusc, scegliere la funzione che ci interessa, selezionare l'elenco e premere invio. Per ottenere invece un elenco in carattere minuscolo, possiamo utilizzare la funzione minusc di Excel. Anche la sintassi di questa funzione prevede un solo argomento ed è dunque sufficiente digitare uguale minusc, scegliere con un doppio clic la funzione minusc, selezionare l'elenco e premere invio. Infine, per ottenere un elenco con le iniziali maiuscole, possiamo utilizzare la funzione maiusc.iniz di Excel, che ha la stessa sintassi delle precedenti. È dunque sufficiente digitare uguale maiusc, scegliere la funzione maiusc.iniz con un doppio clic e successivamente selezionare l'elenco per premere poi invio. I due elenchi di colore rosa possono andar bene per un eventuale registro, mentre l'elenco azzurro tutto minuscolo potrebbe eventualmente essere rielaborato con altre funzioni di Excel per creare degli indirizzi mail. Vedremo questa procedura in uno dei prossimi tutorial. Ti ricordo che risultati di questo tipo si possono ottenere anche mediante l'anteprima suggerimenti di Excel. Ho già spiegato questo strumento relativamente nuovo in uno dei primi video del corso Excel base. Facciamo un breve ripasso. È sufficiente digitare il nome con la formattazione desiderata, premere invio e quando la cella attiva è quella sottostante al nome digitato, basta premere CTRL più la lettera E. Excel capirà la logica con cui abbiamo riscritto il nome e la riprodurrà nelle celle sottostanti. Anche se questa procedura è molto rapida e permette di ottenere risultati che con le funzioni di testo a volte sono quasi impossibili, presenta due piccoli problemi.
Il primo è che i dati devono essere controllati perché ogni tanto Excel potrebbe incorrere in qualche errore, ad esempio quando un allievo ha un doppio nome o un doppio cognome. E il secondo motivo è che cambiando un nome nell'elenco iniziale, premendo invio, gli elenchi generati con le funzioni cambieranno automaticamente, mentre quello creato con l'anteprima suggerimenti rimarrà invariato, poiché si tratta di un elenco statico. Annullo ora la modifica effettuata e ti do questo consiglio. Quando devi formattare un elenco e sai che questo non dovrà essere più modificato in futuro, ti consiglio l'anteprima suggerimenti. Quando invece un elenco è soggetto a modifiche, sono molto meglio le funzioni. Ti mostro ora come devi procedere quando vuoi formattare un elenco in una tabella già compilata. Il mio obiettivo è quello di riscrivere questo elenco con tutte le iniziali maiuscole. Ti voglio mostrare il problema che potresti incontrare ed anche il modo per risolverlo. Posizioniamoci in cella F2 e utilizziamo la funzione uguale maiusc.iniz. Selezioniamola e diamole in pasto l'elenco. Invio. Copiando ora questo elenco, CTRL-C e incollandolo in questa prima colonna, CTRL-V, abbiamo un errore di riferimento non trovato, poiché questa cella fa riferimento a un elenco che si trova 5 colonne a sinistra rispetto alla cella in cui è inserita la formula. E dunque questa cella si riferisce a una cella 5 colonne a sinistra rispetto alla colonna A, ma ovviamente non esiste nessuna cella a sinistra rispetto alla colonna A. La procedura corretta dunque è questa. Annullo le modifiche effettuate e al posto di incollare l'intero contenuto delle celle, incollo solamente i valori CTRL maiuscolo V. Come puoi notare nella barra della formula, ora sono presenti nomi statici e non una funzione come in questa cella. La colonna F ora può essere eliminata, CTRL-, e dunque possiamo sempre creare i nostri elenchi all'esterno, copiarli e incollare solamente i valori, sovrascrivendoli a quelli dell'elenco sformattato iniziale. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!